Ciao, ben ritrovato. Namo mio Rengekyo. Perdonami se voglio incominciare questo intervento facendoti subito una domanda. Se tu vai dal macellaio e gli chiedi quattro bistecche per darle ad una famiglia povera, secondo te, dal momento in cui il macellaio te le mette dentro il pacchetto, te le fa pagare o perché gli hai detto che le dai a una famiglia povera? Ti dice vabbè non ti preoccupare, è tutto gratuito e via. Perché credimi che se non te le fa pagare vuol dire che tu c'hai un bel karma e ti faccio i complimenti. E poi voglio dire, se non te le facesse pagare l'offerta alla famiglia povera, ce la farebbe lui, non te. Tu saresti soltanto il corriere, no? Il portaborse. Allo stesso modo, se tu vai da una tipografia e gli chiedi di stamparti una versione del Sutra del Loto che tu per 2 anni hai curato nella traduzione e che hai cercato di farla in modo che aiutino le persone a comprendere meglio gli insegnamenti del Sutra del Loto. Secondo te la fa pagare la stampa o non te la fa pagare? Non è perché che questo vede Sutra del Loto, buddismo, il Buddha, si mette a fare la ola lui e tutti i dipendenti e ti dice tranquillo, facciamo la versione deluxe gratuitamente. Quindi tutto questo per dirti che in questi anni io sono stato anche accusato di commercializzare sul Dharma, io e mie edizioni tutta, anzi mie edizioni per certi versi e per alcune testolette è diventata, ha rincarnato proprio il demone del sesto cielo, proprio per questo motivo qua. Ti rendi conto che, voglio dire, soltanto per il fatto che io pubblico, eh, viviamo in una società in cui tutto ha un costo, perché voglio dire il mettersi qua davanti al computer per registrare questa guida non è che marco su un foglietto quanto tempo ci ho messo e poi mando una lettera alla compagnia elettrica e mi faccio scalare la corrente o le spese tutte per fare tutto questo. Di conseguenza tutto ha un costo, non si può pensare ma dove vivi, ma dove vivono queste persone qua. Non si può pensare che una persona commerci nel Dharma soltanto perché ti fa pagare una pubblicazione alla quale lui ha lavorato per certi versi, parlavamo prima del Sutra del Loto, 2 anni. Perché se anche ci avesse lavorato 6 mesi, 7 mesi, sarebbero sempre stati 7 mesi di lavoro e l'offerta è quello di fare in modo che ti arrivi, non di andare a rubare per poi pagare tutte le spese. Perché tu puoi essere il santuomo che vuoi, ma mangi e vivi e di conseguenza... Ora, perdonami se incomincio facendoti mettendoti a conoscenza di questo, no? Tu dirai ma che me ne frega, quella è la tua vita. No, tutto questo per dirti che è facile, e specialmente in questo ambiente, che si arrivi a studiare, a ragionare, non attraverso la propria testa, ma attraverso la testa di altri, che magari in quel momento lì aveva litigato con la moglie o col marito o quello che vuoi, non era in una giornata sì, o aveva gli astri avversi, ha tirato magari fuori un'uscita e allora questo non rimane una cazzata solo sua, perdonami l'espressione, ma diventa di dominio pubblico, no? E fino a poi ad arrivare che magari qualcheduno ci crede.
Perché io ad esempio ho visto un commento sotto una pubblicazione che noi abbiamo fatto che si chiama Shantin Daimoku. Shantin Daimoku è il canto del Daimoku, appunto, con sotto un paesaggio sonoro. Vattela a vedere, è gratuita, te la metti il video perlomeno, te lo metti e te lo senti. Tu non hai idea di quante persone quella pubblicazione lì ha avvicinato al Daimoku. E ti dicevo, mi sono trovato sotto un commento di una persona che mi dice di vergognarmi perché faccio pagare il CD, ma non è che perché nel CD, perché il CD contiene il Daimoku, di nuovo non hai nessuna spesa per arrivare alle persone. Tutto questo tu mi dirai, ma cosa c'entra con il Sutra del Loto? C'entra e come? Ti spiego. Perché così come per questo, anche nel Sutra del Loto si tende sempre a leggere o continuare a leggere gli stessi capitoli, non dando un'interpretazione nostra o provando perlomeno a darla, ma seguendo sempre l'interpretazione di altri. Immagina un attimino di entrare dentro una soffitta. Trovi un bellissimo baule, una cassapanca. A questo punto, preso dalla curiosità, lo apri e trovi questo bellissimo manoscritto antichissimo avvolto in un panno. E lo apri e questo è il Sutra del Loto. Se tu non hai mai sentito parlare di questo insegnamento, se tu non conosci questo libro, nessun altro lo conosce, sei tu il primo a leggerlo. Cominciando a leggere i capitoli, che cosa ci capisci? E questo è il punto. Incomincia a leggere il Sutra del Loto. Te. Incomincia a individuare o a cercare di individuare gli insegnamenti che hai sentito dire da altri. E quando non li trovi, chiedi ai tuoi responsabili, se sei della Soka Gakkai, ai tuoi monaci, se sei della Nichiren Shoshu, dell'Omon Ryushu, della Nichiren Shu e di quant'altro. Prova a entrarci tu dentro. Prova a scoprire il significato, possiamo chiamarlo così, laico del capitolo. Perché gli accademici ti danno il significato dottrinale e poi anche lì il significato dottrinale non è il significato dottrinale in assoluto di quel capitolo, perché ti posso assicurare che i nicirenisti a determinati capitoli danno un'interpretazione. Gli Zen, che anche loro seguono il Sutra del Loto, ne danno un altro. E lo stesso vale per quanto riguarda la scuola Tendai, quindi la scuola del Sutra del Loto, la scuola alla quale Nichiren stesso apparteneva prima di partire per la sua rivoluzione con il Daimoku. E questo è il punto. Io ricevo molte domande, ma allora la cosa che mi dispiace di più è che la maggior parte delle domande sono rivolte a me stesso, addirittura mi chiedono di fare queste guide qua in video, ma cosa te ne frega di sapere che faccia ho? Poi voglio dire, basta che digiti il mio nome, ci sono decine di link su internet dove puoi vedere che faccia ho. Se hai il coraggio, perché voglio dire, guardare la mia faccia alle volte può creare dei problemi digestivi. Ma purtroppo meno domande sul Sutra del Loto. Oppure, non lo so, mi scrivono domande che nella domanda c'è già la risposta. Perlomeno c'è già quello in cui loro credono. Quindi è un bel casino rispondere. Bisognerebbe provare anzi, guarda, io questa cosa qua, credimi, te la potrei dare per certa. Devi assolutamente, se vuoi continuare
nel percorso tracciato dal maestro Nichiren. Aprire il tuo cuore, cominciare ad ascoltare, leggere meno quanto vedi sui vari social o su vari forum o su vari siti, perché credimi, a me capita di leggere e di vedere cose che sono veramente, che mettono ancora più in confusione le persone, perché troverai tanti concetti ma buttati giù, da sentito dire. Non c'è, perché credimi, quando tu leggi affermazioni, come mi è capitato ultimamente di leggere, che fare daimoku senza il gonzon di fronte è inutile, a qualsiasi persona, a qualsiasi nichirenista, a qualsiasi devoto del Sutra del Loto, dovrebbero cadere i capelli, non dovrebbe addirittura condividerlo, queste notizie qua. Dire che se tu non reciti la parte in prosa, l'intera parte in prosa, quindi l'intero capitolo giurio del sedicesimo capitolo per intenderci, la tua pratica manca di qualcosa di profondo, e di conseguenza questo ti impedisce di raggiungere o di migliorare te stesso, e per cercare di convincere le persone di questo si cita la parte del Gosho dove Nichiren dice di recitare la parte in prosa del capitolo Hoben e del capitolo Giurio. Sappi che anche queste persone qua non seguono la parte di Gosho che loro hanno citato, perché la parte in prosa del capitolo Oben è più lunga addirittura della parte in prosa del capitolo Giurio. Noi del capitolo Oben ci fermiamo soltanto ai 3 fattori e li leggiamo 3 volte. Shoi Shonyo de Sogno de Shonyo de Tanyo, e li leggiamo 3 volte. E lì la nostra recitazione del capitolo Oben si interrompe. Quindi queste sono leggende che fanno male a Nichiren, fanno male al nichirenismo, fanno male alle persone che le dice e fanno male alle persone che li ascolta, perché l'insegnamento di Nichiren è riservato a tutti. Non è che se una persona a 70 anni si vuole avvicinare al Sutra del Loto, questa persona deve imparare a recitare in Shindoku, che è la lingua con la quale si recita il Daimoku. Perché voglio dire, allora non sarebbe rivolto a tutti l'insegnamento di Nichiren. Affermazioni che vogliono che fare soltanto Daimoku è da principianti. Ma guardate che la maggior parte di persone che entravano in contatto con Nichiren recitavano solo il Daimoku. Senza il Daimoku, che è la causa, non si va da nessuna parte, perché poi voglio dire, dimmi te il senso anche lì di recitare un insegnamento in una lingua che tu non comprendi. Come fai a capire gli insegnamenti e poi metterli in pratica? Poi, oltre questo, ritornando ai tempi di Nichiren c'era un alfabetismo conclamato e radicale. Non c'erano le librerie, le persone, se si innamoravano dell'insegnamento di Nichiren, non andavano alla Mondadori o in altre librerie a comprarsi il Sutra del Loto e i vari libri di Gosho o varie guide dei vari maestri carismatici.
avevano il Daimoku. Quindi anche in questo bisogna, io mi faccio sempre dei gran problemi a parlare di questo tipo di argomenti perché li vedo talmente, cioè, poi sono argomenti che le persone si irrigidiscono subito e allora non riesci a spiegare che cosa in realtà vuoi dire. Io credo che dobbiamo cominciare un pochettino a ragionare con la nostra testa e qui torniamo all'inizio. Questo apparentemente ti potrà sembrare uno sfogo e in parte lo è, perché no? O una lezione che non, una guida, perdonami, che non c'entra assolutamente niente, ma prova un attimino a ragionare. Prova ad approfondire il Sutra del Loto, prova a fare quello che ti ho detto, leggerlo tu, cercare di vedere che cosa ci capisci nei vari capitoli e quello che non capisci chiedi e se non ti viene risposto vai da altri e se anche da altri non trovi risposta cambia scuola, cambia organizzazione. Non ti devi irrigidire per il fatto che non trovi la spiegazione, dici allora andate tutti a quel paese, continuo io, perché sono argomenti che sono estremamente difficili. Non è come imparare a suonare la chitarra d'accompagnamento che ti puoi comprare il manualetto in libreria. Qua ci sono concetti che sono davvero complicati e hai bisogno davvero di una mano per capirle, perché altrimenti se le capisci male sono tutti pesi che tu ti metti sulle spalle che poi arrivano a compimento. E allora, visto che tutto questo lo fai per stare meglio, per stare bene, cerca perlomeno di farlo bene, di non commettere quegli errori che sono banali, che lì per lì magari non te ne rendi conto perché sei dentro questo baiame, tutti dicono così, tutti la pensano così e qui, là, su e giù, ma poi nella realtà quando ti fermi ti rendi conto che sono sciocchezze. Guarda, io te lo posso dire tranquillamente perché dal momento in cui mi sono trasferito in campagna, come dicevamo, in una casa isolata fra due boschi, né con mia moglie, né la solitudine comunque del posto e di tutto, ho avuto modo di ragionare su tanti punti. Io se ti dico che l'integralismo nichirenista è una cosa abominevole è perché sono stato un crociato in questo senso qua. E ho lasciato ad esempio la Kempon Hokeshu che rappresentavo per l'Europa proprio per questo motivo, perché invece di presentarmi davanti al Gonzo con il cuore aperto mi presentavo davanti al Gonzo per prepararmi a confutare le varie dottrine delle altre scuole. E allora a un certo punto mi sono detto ma insomma, se volevo fare il soldato mi arruolavo. Quindi credimi, è davvero importante, è davvero essenziale che ognuno di noi che in Italia invoca il Daimoku, tanto ci ricordassimo che se io appartengo alla Kempo Keshu, alla Nichiren Shu, alla Nichiren Shoshu, alla Soka Gakkai e tu appartieni a un'altra scuola, intanto invochiamo il Daimoku. Tanto anche se tu sei della Gakkai e io di un'altra scuola, se ci dovessimo incontrare su una collina e sentire che uno dei due fa Daimoku, l'altro ci andrebbe dietro, non andrebbe lì a chiedergli scusa di che scuola sei. Quindi cerchiamo un attimino di riprendere il senno e andare avanti nel miglior modo possibile. Namo Myoho Renge Kyo, ci sentiamo alla prossima, grazie di avermi ascoltato.